Salve, sono contento di vedervi ancora qui all'Aulicus Classic Club. Entriamo a vedere il maestro Trossi cosa ci ha presentato. Buon divertimento, andiamo. Stefano, oggi sono qui con due CD che vorrei commentare con te insieme. Sì. Sono due CD dello stesso compositore, Franz Peter Schubert. E li ho messi vicino perché, anche se sono molto diversi l'uno dall'altro, servono a dimostrare le capacità compositive di questo compositore che ha fatto cose di tutti i generi. Infatti, uno sono le improvvisazioni, l'opera 90 e la 142, l'altro invece sono i quintetti, che sono molto ben fatti, poi sentirai. Quindi due generi musicali un pochino lontani l'uno dall'altro, ma fatti dallo stesso autore. Raccontaci delle cose. Franz Schubert. Schubert nasce povero e muore povero, 12° di 14 figli, di cui solo 5 diventeranno adulti, e muore a soli 31 anni. È talmente precoce che uno dei suoi insegnanti, Holzer, dichiara: ogni volta che cerco di insegnargli qualcosa di nuovo, lui la sa già. Ma pensa, incredibile. Entra nel Regio Imperiale convitto come corista, esaminato da Antonio Salieri, che all'epoca era ancora perseguitato dalle voci del suo avvelenamento di Mozart, eccetera, tutta questa storia che sappiamo. Ed è subito così bravo che riceve un encomio solenne dalla segreteria dell'imperatore. Subito. In questo convitto si mangia poco e male e si sta al freddo, ma ogni sera i ragazzi suonano una sinfonia e un paio di ouverture, e d'estate la gente si accalca sotto le finestre aperte per ascoltarli. Pensa che livello incredibile, straordinario. Incredibile. Dunque, lui nel 1818 diventa insegnante di musica delle due figlie del conte Esterhazy, a Zellitz, dove abita non nel castello, ma in una dépendance con la servitù. E lui dice: un posto tranquillo, tranne per 40 oche rumorose, ma con una domestica molto graziosa. E qui si pensa che questa sia stata una delle poche avventure della sua vita che potrebbe avergli trasmesso la malattia della quale muore in seguito. Probabilmente. Anche perché lui frequentava abitualmente i bordelli, dove probabilmente prende la sifilide. Certo. La sifilide che si manifesta in forma grave nel 24, ma lui continua a essere di buon umore, beve, si diverte, frequenta gli amici, però poi la malattia lo acchiappa e lo ammazza insieme a un tifo contratto a Eisenstadt durante una visita alla tomba di Haydn. Altro grande musicista. Bello, bello. Ha composto moltissimo, tra cui 600 lieder, anche con testi di Goethe, il quale peraltro ignora gli spartiti che Schubert gli manda, il grand'uomo. Comunque, Schubert è un grande creatore di melodie che celebrano l'amore deluso, disperato, appassionato, inespresso, focoso, struggente, ingenuo, impossibile, all'epoca apprezzati da tutti, anche se con qualche dissenso, per esempio da parte di Scriabin, che giudica i suoi pezzi roba buona per essere postata sul pianoforte dalle signorine. Vedete. Però poi scrive 6 opere, nessuna eseguita o pubblicata, però ce n'è una sul libretto di Goethe che potrebbe avere avuto successo, si chiama Claudine von Villabella, ma ne rimane solo il primo tempo, perché questa storia è tragica e ridicola, perché il secondo e il terzo tempo furono usati dai domestici del suo amico Ottenbrunner, che custodiva l'unico manoscritto, per accendere il fuoco. Ma pensa te. Che grottesco. Pensa te.
Scrive anche molte sinfonie, la più famosa è l'Incompiuta, che viene Certo. eseguita per la prima volta nel 1865, cioè 40 Anni anni dopo dopo che la era sua morto. composizione. E di lui Beethoven dice: in questo ragazzo c'è la fiamma divina. E lui lo venera, anzi addirittura è fra quelli che ne portano la bara al funerale. Schubert sa scrivere lettere amabili e comincia presto a manifestare il suo carattere allegro e compagnone e la sua inclinazione per il bicchiere e il buon cibo. Organizza spesso le Schubertiadi, riunioni a base di bevute, musica e letture di poesie, fra amici, tutti maschi, di cui alcuni hanno fama di omosessuali, ma tollerati. È festaiolo, beve molto ed è sempre in cerca di ragazze che lo evitano perché è mal vestito, sporco e puzza. È basso, robusto, nuca breve e massiccia, viso rotondo, naso largo, labbra tumide, schiena arrotondata, mani grosse e dita corte. Lo chiamano Schwimmerl, funghetto. Schubert tira avanti grazie all'aiuto di un gruppo di amici che gli pagano le pubblicazioni e la stampa, perché lui non è capace di proporsi agli editori, e poi gli pagheranno anche il funerale. Ci rimane la cronaca di un suo disastroso incontro con Beethoven nel 1822. Accompagnato da Diabelli, era andato a trovarlo portandogli una copia delle variazioni per pianoforte a quattro mani che gli aveva dedicato. Timido e senza parole, davanti al grand'uomo si trovò in difficoltà. Quando Beethoven gli chiese di scrivere personalmente le risposte alle sue domande, il musicista era già sordo e comunicava attraverso un taccuino. La sua mano paralizzata rifiutò di muoversi. Intanto Beethoven aveva dato un'occhiata alle variazioni e, scoperta un'inesattezza, la segnalò con garbo al giovane, aggiungendo che si trattava di piccola cosa. Schubert perse completamente il controllo, si precipitò fuori e come un pazzo cominciò a inveire contro se stesso. Mai più ritrovò il coraggio di ripresentarsi al suo mito. Incredibile. Queste storie sono veramente incredibili. Stefano, grazie. Quello che ci hai raccontato su Schubert è veramente... Io qualcosa l'avevo letta, ma tanti dettagli mi mancavano. Tipo quello che ha scritto 600 lieder. 600. Ma ti rendi conto? E che poi, com'era? Vestito male, puzzava, Basso, grosso. Ma come è e non possibile? piaceva alle Uno ragazze. sente la musica di Schubert e immagina delle cose romantiche, quindi un personaggio all'altezza delle sue melodie, anche da un punto di vista estetico. Incredibile. Ma infatti, ascoltando questi 2 CD che l'Aulicus ha prodotto, si capisce che evidentemente quest'uomo doveva avere un temperamento che andava da un estremo all'altro, capito? Infatti qui ha fatto, per esempio, uno di questi 2 dischi sono queste improvvisazioni per pianoforte, opera 90 e opera 142, eseguite da questo pianista molto bravo che l'Aulicus ha scoperto e che sta portando avanti, Sebastiano Brusco, il quale per noi, per l'Aulicus, sta facendo adesso delle registrazioni di tutte le sonate di Mozart, che lui incide alla frequenza di 432. La frequenza di 432, come tu sai, è quella frequenza che entra particolarmente nella mente dell'uomo e dà delle sensazioni piacevoli, eccetera. Quindi, ed è praticamente l'unica, sarà l'unica raccolta di sonate di Mozart incise tutte a 432. Quindi Sebastiano Brusco è un pianista eclettico, sofisticato, che compone e improvvisa. Ha studiato con maestri importanti, tra cui appunto Arturo Benedetti Michelangeli, e poi ha lavorato come direttore, ha suonato anche con direttori di orchestra come Chailly, il maestro Scimone, e Sebastiano ha anche suonato come solista oppure in gruppi di musica da camera a festival importanti tipo Parco della Musica, Filarmonica di Roma, eccetera, eccetera. Anche all'estero lui è molto conosciuto, soprattutto in Spagna, perché lui è spesso a Radio Barcellona e quindi in Spagna è molto conosciuto. Un'ottima esecuzione
come poi si potrà sentire quando si ascolterà. Parlando di questo secondo CD di Schubert, come già ho detto prima quando li ho presentati, questo qui è eseguito dal quintetto di Gabriele Pierannunzi e contiene il trio d'archi e poi il quintetto della Trota, che è un brano molto conosciuto e molto suonato. E questa produzione è stata fatta da Gabriele Pierannunzi, che ha messo insieme questo gruppo, questo quintetto, che ha praticamente dei membri illustri, perché c'è Bruno, a parte Pierannunzi che è un grande violinista, c'è Bruno Carina al pianoforte, che anche lui è un nome importante, Francesco Fiora alla viola, altro nome importantissimo anche lui, e poi anche Rocco Filippini al cello, che è un nome importante, e poi quindi c'è anche Petracchi. Quindi diciamo sono 5 nomi importanti e andando a vedere un momentino quelle che sono le loro esperienze precedenti, sono tutti nomi che hanno suonato con i più grandi direttori d'orchestra e che si sono esibiti su tutti i palcoscenici praticamente del mondo. Soprattutto Pierannunzi come leader del gruppo ha veramente un curriculum importante e ha fatto, per esempio, una delle ultime cose che ha fatto è stato il concerto per violino e archi di Kurt Weill, il compositore tedesco, che ha avuto un grosso successo sotto praticamente con l'orchestra del San Carlo di Napoli, esattamente, dove lui tra l'altro è primo violino al San Carlo e quindi lui è abituato ad esibirsi su questi palcoscenici estremamente importanti. Comunque hanno fatto tutti un ottimo lavoro, come ascolteremo, come si potrà ascoltare dal disco direttamente. Stefano, grazie. Come sempre il nostro incontro è stato fruttifero di discorsi, emozioni, di apprendere notizie straordinarie come quelle che tu sei in grado di presentarci ogni volta. Ringrazio anche voi da casa che ci avete seguito con attenzione e con simpatia, spero, e vi invito a iscrivervi al nostro canale e di cliccare il like. Grazie e arrivederci.